Amiche ed amici, ciao a tutti e ben ritrovati su Momis, io sono Simona e il video di oggi è un po' diverso dal solito. Intanto fra un po' apriremo insieme questo pacco per scoprire l'esito del filato che vedremo in azione oggi. Tra una cosa e l'altra il video di oggi conterrà anche un tutorial dove vi mostro come realizzare delle coppe che possono essere utilizzate sia per dei costumi, dei bikini, dei trichini, ma anche per dei top super estivi. Ma facciamo un salto indietro, quest'oggi testeremo insieme più che altro il nuovo filato di Borgo dei Pazzi per la realizzazione di costumi da bagno. Fantastico! Infatti fra poco vi riporterò al tutorial stesso dove vedrete non solo il pattern per la realizzazione delle coppe, ma vi darò anche le mie prime impressioni mentre lavoro il filato e vi esorto a rimanere sintonizzati perché dopo aver visto il tutorial, lo schema che riguarda la costruzione delle coppe per qualsiasi taglia dalla XS alla XL, apriremo questo bellissimo pacco insieme ed eventualmente scopriremo il nome del nuovissimo filato per costumi. Vi farò vedere il prima, il durante ed il dopo del test che ho effettuato, vi darò altri suggerimenti e consigli ed eventualmente vi dirò come reperire il materiale. Quindi mi raccomando, io adesso vi riporto direttamente al tutorial, quindi sigla! Amiche ed amici, prima di passare al tutorial vero e proprio sono in compagnia della mia nuovissima modella Rosalia che oltre ad indossare il costume che fra poco vedremo ci sarà molto utile per capire quali misure prendere per la realizzazione della coppa di un costume o di un top o di qualsiasi altro capo d'abbigliamento. In primis, per avviare il lavoro le catenelle ci occorre sapere una misura ben precisa, ovvero la distanza che c'è tra il sottoseno ed il nostro capezzolo, presa quella misura che può essere 6 cm per una taglia XS, 6 cm e mezzo per una taglia S, 7 cm per una taglia M, 7 cm e mezzo per una taglia L ed infine 8 cm per una taglia XL, possiamo avviare le nostre catenelle. In base ai centimetri cambiano ovviamente il numero delle catenelle. Per il mio progetto taglia S ovviamente ho avviato 6 cm e mezzo di catenelle che, se non ricordo male, corrispondono ad 11 catenelle. Ora, qual è questa misura? Qui entra in gioco Rosalia. Dicevo, dal sottoseno fino al capezzolo. Una volta fatto questo, avviata la lavorazione, in questo caso a punto alto con l'aumento in un'estremità, dobbiamo andare avanti con il nostro lavoro in righe di andata e di ritorno, che può essere a punto basso, a punto alto, a mezzo punto, insomma ci si può sbizzarrire. Per questo progetto per adesso facciamo una cosa semplice, magari poi in futuro facciamo qualcosa di più elaborato se vi va. Qui entrano in gioco le altre due misure fondamentali, che sono la larghezza del nostro seno, per intenderci questa zona qui, che nel mio caso misura 14 cm, 14 cm e mezzo all'incirca. Non vado a misurare il giro di rifinitura perché l'ho fatto soltanto per una questione estetica. Quindi larghezza del nostro seno e altezza del nostro seno, che nel mio caso è esattamente 14 cm e mezzo, 15 cm. Ora qui non sono stata proprio fedele alla mia taglia, sono andata avanti per una riga in più perché volevo la coppa non troppo succinta ma che abbracciasse per bene il mio seno, in modo da non fare scappare nulla, per intenderci. Quindi ho realizzato delle coppe abbastanza comode. In generale sul web ci sono delle misure su cui prendere spunto, no? Che ci fanno un po' da linee guida. Per esempio alcuni siti ci dicono che per una taglia XS la larghezza deve essere da 11 cm e mezzo per un'altezza da 12 cm. Per una taglia S 13 cm per 14 cm, infatti se vi ricordate io vi ho detto poco fa 14 cm per 14 e mezzo, quindi la coppa è tra una S ed una M, ve l'ho detto, ho realizzato qualcosa di più comodo. Anche voi qui fate delle prove, prendete le misure su voi stesse e le riportate sul vostro progetto, perché quelle che vi dico e quelle che troviamo in generale sul web sono delle misure che ci fanno un po' da linea guida.
guida, però fate sempre delle prove come le ho fatte io. Ma andiamo avanti. Per una taglia M, una larghezza da 14 cm e mezzo, per un'altezza da 15 cm e mezzo, per una taglia L, una larghezza da 16 cm, per un'altezza da 17 cm e mezzo, ed infine per una taglia XL 17 cm e mezzo per 19 cm. Ora possono essere 18 cm per 19 e mezzo o addirittura per 20 cm. Questo si può sapere soltanto mentre si lavora la coppa e ogni tanto si fa una piccola prova indossando la coppa stessa. E questo è tutto quello che c'è da sapere. Spero che queste linee guida vi siano utili, fatemelo sapere. Io più che altro volevo mostrarvi sulla modella stessa quali misure andare a prendere, perché come vi dicevo prima, le misure che vi ho dato poco fa le troviamo un po' dappertutto, non è che io mi sono inventata queste misure, no, sono delle misure standard, ma mi raccomando, fate delle prove e provate tutto su voi stesse. Spero che questa piccola introduzione e spiegazione vi abbia fatto piacere, vi aspetto giù nei commenti come sempre. Bene, proviamo questo nuovo filato di Borgo dei Pazzi, un filato adatto per la realizzazione di costumi da bagno. Lo mettiamo alla prova, lo faccio insieme a voi. Come notate è abbastanza elastico, bello lucidino, insomma a prima vista mi piace molto. Il numero di uncinetto che utilizzerò sarà il 3,5, ho fatto delle prove e mi trovo molto bene. Avvio un cappio e inizio a realizzare la prima coppa. Avvio esattamente 6 cm di catenelle per una taglia S. 3, 4, 5, 9, 10, undicesima catenella, misuriamo un po'. Sì, sono a 6,5. Facciamo che l'undicesima catenella mi serve per ritornare indietro. Dunque vado a sostituire il primo punto alto con le 2 maglie basse al solito e poi procedo lavorando in ciascuna catenella sottostante un punto alto. Ok, sono all'ultima catenella e proprio qui andiamo a realizzare l'aumento. Andrò a lavorare 2 punti alti, una catenella di separazione e altri 2 punti alti nello stesso punto. 1, 2. Poi ritorno indietro e vado a lavorare un punto alto in ciascun punto, proprio come ho fatto prima. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, nono ed ultimo punto alto, perfetto. Dopodiché vado avanti, quindi catenella, giro la riga, inizio sempre con un punto basso sull'altro e poi vado a lavorare un punto alto in ciascun punto sottostante finché non arrivo alla catenella di separazione. Qui ho la catenella di separazione e proprio in questo spazio vado a ricreare nuovamente l'aumento per ingrandire la coppa, no? Quindi faccio 2 punti alti, una catenella di separazione e 2 punti alti sempre nello stesso spazio. Poi vado a lavorare di nuovo un punto alto in ciascun punto per un totale di 11 punti alti. 2, 3,
Ok, 11° ed ultimo punto alto. A primo impatto questo filato mi sembra perfetto, devo dire. Si lavora abbastanza bene, avete visto, abbastanza scorrevole, poi è morbidissimo. I punti sembrano anche pienotti, molto bene. Quindi ho terminato la seconda riga, vado sempre avanti perché comunque la coppa è ancora piccola. Sostituisco sempre il primo punto alto con i 2 punti bassi e poi vado a lavorare i punti che ho al di sotto. In totale sono 13. Tredicesimo ed ultimo punto alto. Quindi ho di nuovo la catenella e proprio lì vado a lavorare sempre 2 punti alti, una catenella di separazione e 2 punti alti. Mi ritrovo i 13 punti alti dall'altra parte, non farò altro che lavorarli. 1, 13° ed ultimo punto basso. Perfetto, poi farò una catenella e inizierò il quarto giro. Continuerò insomma in questo modo finché non raggiungerò la mia taglia, una taglia S. Oltre a provare la coppa man mano la lavoro, non adesso perché è troppo piccola, magari fra un po' di giri, possiamo fare anche una prova con un costume abbastanza basic che ci ritroviamo. Credo che un po' tutti abbiamo a casa un costume abbastanza basic. Questa è una taglia S, adesso qui c'è l'elastichino, stendo per bene, guardate mi mancano un po' di centimetri, dunque mi servono all'incirca 3 centimetri credo, o 3 o 4 centimetri insomma, che corrispondono praticamente ad altri 3-4 giri. Quindi io continuerò in questo modo, in righe di andata e di ritorno, con gli aumenti nella catenella di separazione. Continuo e ci rivediamo una volta che ho raggiunto la mia taglia. Bene, ho terminato anche la seconda coppa, così fra poco possiamo continuare insieme la realizzazione del costume. In totale ho lavorato 8 righe, mi sarei potuta pure fermare a 7 righe, era la taglia S perfetta, ma diciamo che ho realizzato alla fine una taglia M con questa riga in più perché non preferisco le coppe un po' succinte, no? Però se voi preferite delle coppe più succinte per una taglia S vi consiglio di arrivare fino a 7 righe. Io insomma preferisco coprire per bene per sentirmi più a mio agio. Ovviamente ho fatto delle prove, ho indossato la coppa, più che altro non mi sono regolata affatto con il costumino normale, ma ho fatto le prove su me stessa e devo dire che questo filato fa sì che la struttura della coppa si costruisca abbastanza bene, nel senso guardate come si imbarca in maniera naturale. Questo fa sì che la coppa stessa abbraccia pienamente il seno e la trovo una cosa fantastica. Tra l'altro questo filato garantisce un bel punto pieno, guardate non vi sono spazietti vuoti, il che è una cosa fantastica soprattutto per dei costumi. Insomma nessuno vuole che ci siano dei buchetti vedo non vedo, no? Anche perché se non si ha voglia di foderare entrambe le coppe, meglio avere un progetto ben pulito senza buchetti antiestetici che il contrario. Dunque io a questo punto cosa farei? Unirei le due coppe. Come notate qui ho lasciato il filo agganciato, farei almeno 2 catenelle, anche 3, non di più perché il filato è abbastanza elastico e mi aggancio al primo punto alto che mi ritrovo qui, proprio il primissimo. Prendo il filo e blocco il tutto. Ok, posso proseguire esattamente da destra verso sinistra e poi qui ci ritorno. Quindi faccio una catenella. Vado a lavorare un punto basso in ciascuna catenella che ho al di sotto. 1, 2 e 3. E intanto vado a rifinire la prima coppa. Andrò a lavorare un punto basso in ciascun punto. Qui ho il punto alto chiaramente.
Prendo entrambe le asole del punto alto e facciamo una cosa, andremo a lavorare 2 punti nello stesso punto, però andiamo a saltare le 2 asole dove dovremmo entrare sempre nello stesso punto alto. Facciamo che ne lavoriamo 2 qui e andiamo direttamente al punto successivo e ripetiamo 1, 2, in questo modo non ci confondiamo. Poi passo al punto alto successivo della riga successiva, entro al centro per non dilatare troppo i punti e continuo 1, 2. Farò praticamente 2 punti bassi per ciascuna riga, niente di più, niente di meno. 1, 2. Poi riga successiva di nuovo, entro senza dilatare troppo i punti, 1, 2, e poi ho l'ultimissima riga. Qui vado a fare un punto, un altro punto, ok, per un totale di 2, e poi faccio partire una serie di catenelle per andare a realizzare il primissimo laccetto. Più che il numero di catenelle magari vi darò le misure in centimetri, considerando che il filo è super elastico. Guardate com'è elastico. Allora, ho realizzato esattamente 50 catenelle che corrispondono a 28 centimetri, ma considerate che, guardate che elasticità, quindi secondo me vanno più che bene 50 catenelle. Ora cosa faccio? Ritorno indietro, aggiungo 51, ritorno indietro a punto bassissimo, andrò a lavorare 50 punti bassissimi. Nonostante i punti bassissimi c'è sempre una grande elasticità, quindi non male, perché così riuscirò insieme all'altro cordoncino dietro ad allacciare il costumino sulla schiena. Ultimo punto bassissimo, ecco qui, primo laccetto lavorato. Sì, credo di farcela. Adesso vado a rifinire la prima coppa. Vado esattamente nel primo punto e faccio un punto basso, 2 catenelle e sempre nello stesso punto lavoro 1, 2, 3 punti alti, salto 1, 2, 3 e nel quarto ripeto 1, 2, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4 e di nuovo salto 1, 2, 3, nel quarto punto ricomincio 1, 2, 1, 2, 3, 4, quindi salto 1, 2, 3 e nel quarto ricomincio un punto basso, 2 catenelle, faccio dei piccoli ventaglietti, punto Prada praticamente, 2, 3, 4, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e ricomincio. 1, 2, 3 e nel quarto 1, 2, 1, 2, 3, quarto ed ultimo punto, 1, 2, 3 e 4, quindi chiudo
nell'ultimo punto alto e da qui faccio partire di nuovo una serie di catenelle per andare a realizzare l'altro laccetto che insieme all'altro sull'altra coppa verranno agganciati al collo. Qui magari faccio qualche centimetro in più, se lì ne ho fatti 50, qui ne faccio 61. 59, 60ª catenella, vi ho lasciato indietro, comunque ho fatto 61 catenelle, poi sono ritornata a punto bassissimo proprio come ho fatto da quest'altra parte, quindi salto sempre la catenella, vado direttamente nel primo punto alto e ripeto il lavoro che ho fatto prima, quindi vado a fare ventaglietti, un punto basso, 2 catenelle, 4 punti alti, 1, 2, 3, 4, ecco qui, questo poi sarà il risultato tutto ben definito, molto molto grazioso, con semplicità si ottengono delle cose belle. 1, 2, 3 e nel quarto ripeto il modulo, 1, 2, 4 punti alti, 1, 2, 3 e 4 e insomma continuiamo così fino a ricoprire tutta la coppa. 1, 2, 3 e 4 e chiudo. Possiamo continuare con questo punto Prada anche qui, quindi cosa farei? 1, 2, continuo, 1, 2, 3, 4, praticamente sono andata a realizzare poco fa 3 punti, 1, 2, 3 li salto e vado direttamente nel quarto. Ragazzi, manco a farlo apposta, credetemi che non ho calcolato assolutamente nulla, ma è come se avessi calcolato il multiplo, ma in realtà non l'ho calcolato, assurdo. Comunque 1, 2, 3, 4, salto 1, 2, 3 e vado nel quarto e riparto. Allora io direi che continuerò così, già vi ho mostrato lo schema, non è nemmeno male il fatto che alcuni ventaglietti vadano verso destra, cioè verso il basso, e gli altri vadano verso l'alto. Mi piace. Quello che praticamente abbiamo fatto insieme su questa coppa lo ripeterò su quest'altra coppa. Appena arrivo all'ultimo punto avvio le 61 catenelle, ritorno a punto bassissimo indietro e da qui riparte di nuovo il punto Prada e poi andrò a realizzare le 51 catenelle che vanno sulla schiena. Non appena ritorno a punto bassissimo non farò altro che andare a ripetere quello che ho fatto prima, 2 punti bassi per ciascuna riga, finché poi non mi ritrovo al punto di avvio. Lì andrò a chiudere. Bene, ho terminato anche la seconda coppa, adesso devo andare a chiudere con un punto bassissimo. Questo è il filato che mi è rimasto e vorrei andare a rifinire pure questa zona inferiore sempre con lo stesso punto, quindi cosa faccio? Stacco il filo e vado a fare una sola di chiusura, quindi entro nel primo punto al solito, al centro dell'ultimo, perfetto, e vado a nascondere il filo tra i punti. Mi aggancio nel primo punto intanto con una catenella, quindi faccio una catenella, sempre nello stesso punto faccio un punto basso, 2 catenelle e inizio 1, 2, magari questa volta faccio 3 punti alti, 1, 2, 3 e 4, entro qui, 1, 2, 3 punti alti, visto che ho poco filo vediamo se riesco a rifinire, 2, 3, 1, 2, 3 e 4, 1, 2 e continuo.
Dunque continuo così fino a terminare tutta la riga. Posso andare a chiudere la riga, anche qui manco a farlo apposta, praticamente ho lavorato il tutto. Quindi faccio una catenella di sicurezza, stacco il filato, questo praticamente è ciò che mi rimane del campione, del test, ed è uscito fuori un bel progetto, direi. Intanto vado a nascondere bene questo filo dietro. Ok, e voilà, questo qui è il risultato del bikini. Fantastico, no? Molto molto grazioso. Non mi sarei mai aspettata di realizzare un qualcosa di così grazioso. Sono molto soddisfatta, non mi rimane che andarlo a provare, devo indossarlo, no? Per vedere se tutto va bene. Dunque, il filato si presenta molto morbido, setoso, scorrevole, non mi ricordo se ve l'ho detto prima, e tra l'altro ho notato un'altra cosa rispetto ad altri filati per costumi che ho utilizzato in passato. Non so se avete presente quando avete le dita un po' screpolate, per esempio io ce le ho sempre, soprattutto l'indice di sinistra, perché lavorando all'uncinetto per forza di cose è un po' ruvido e screpolato. Non so se vi è mai capitato quando il filato stesso, strisciando, no, sulla zona screpolata, si sfilaccia. Ecco, questo non so se ho reso l'idea, insomma fatemi sapere, insomma questo non si è verificato con il filato utilizzato, il che è fantastico perché non si va a sfilacciare, non si danneggia, di conseguenza non si danneggia nemmeno la lavorazione del progetto stesso. Bene amiche ed amici, rieccoci qui, il tutorial si è concluso e fra poco apriremo insieme il pacco e vi darò tutte le indicazioni utili. Spero che tutto sia stato chiaro, per qualsiasi dubbio o informazione non esitate a scrivere un commentino. Dunque adesso, prima di aprire il pacco, vi faccio vedere il prima, il durante ed il dopo. Guardo anch'io il video perché esattamente non mi ricordo, sono passati un bel po' di settimane. Dunque durante questa clip vi mostro appunto il prima, dopo che ho terminato la lavorazione del costumino. Come notate risulta perfetto, non fa una piega, tra l'altro l'abbiamo lavorato e testato insieme. Dopodiché ho messo a lavare il costumino, appunto perché dovevo testare per bene il prodotto. L'ho lasciato qualche ora in acqua, ovviamente un'acqua dolce non salata, e poi l'ho esposto al sole. Era una tipica giornata soleggiata di fine aprile, devo dire che si è asciugato anche in fretta. Ora ci tengo a precisare che il costumino non è stato sottoposto ad uno stress massimo, lo stesso stress che può subire in una spiaggia con l'acqua salata ed il sole cocente, soprattutto qui in Sicilia. Ma sappiate che in linea generale lavo i costumini proprio come avete visto poco fa, nel senso non li sottopongo ad un ulteriore stress, non li inserisco mai in lavatrice, li lavo sempre a mano con un detergente neutro e poi li lascio ad asciugare possibilmente all'ombra, perché già il tessuto si stressa durante la giornata di mare, quindi pensate se poi li metto ad asciugare al sole. In generale non li strofino, non li stropiccio mai. Insomma, fin da bambina sono stata abituata a lavare i costumi in questo modo, quindi non ho fatto altro che ripetere la stessa operazione anche per il costumino fatto all'uncinetto. Poi personalmente non so voi, ma io acquisto ogni anno costumi nuovi perché insomma li sottopongo davvero ad un massimo stress. Tenete conto che io un giorno sì e anche il giorno dopo vado sempre a mare in estate, perché appunto ho la fortuna di avere il mare a due passi, quindi anche nelle ore pomeridiane mi concedo un po' di relax al mare. Vuoi o non vuoi, questi costumini sia con l'acqua del mare salata sia col sole un po' tendono a cedere. Per esempio per quanto riguarda i miei slip cedono, si sgambano un po' troppo, e anche le coppe cedono e non riescono più ad abbracciare per bene il seno, quindi io per forza di cose ogni anno acquisto nuovi costumini. Anzi, fatemi sapere se anche per voi è lo stesso. Detto questo, adesso possiamo aprire insieme il pacco e scoprirne l'esito. Mi sono armata di forbicine, io chiaramente ho già visto in anteprima il tutto. Bene, pacco
pacco aperto e adesso posso mostrarvi il nuovissimo filato di Borgo dei Pazzi che si chiama esattamente Amore Bikini. Queste sono le due tonalità che mi sono state inviate, quella verde brillantissima colorazione 2 e quella oro anch'essa brillantissima colorazione numero 1. Ci sono tante altre colorazioni, magari vi lascio l'immagine qui in anteprima. Amore Bikini è un 75% poliestere riciclato, infatti fa parte della collezione Amore di Borgo dei Pazzi Firenze, e un 25% nylon spandex. Uncinetti consigliati 2 e 4, io per esempio ho utilizzato l'uncinetto 3,5, però vi consiglio anche di utilizzare il 3 se avete una mano morbida e tenete in considerazione che il filato potrebbe cedere con i continui lavaggi, quindi magari vi tenete qualche centimetro in meno perché poi col tempo cede e quindi la vestibilità sarà ancora migliore. Ogni gomitolo è costituito da 50 grammi di filato, più o meno vi sono 85 metri. Infatti io per la parte sopra, per una taglia consideriamola M, ho utilizzato un solo gomitolo. Trovate Amore Bikini sullo shop borgodepazzi.com, vi lascio tutti gli indirizzi utili sotto il video nel box informazioni, anzi vi esorto a provarlo, a farmi sapere cosa ne pensate, dateci più che altro le vostre impressioni. Per qualsiasi informazione e dubbio potete direttamente contattare l'azienda al loro numero WhatsApp, saranno lieti di rispondere a tutte le vostre curiosità. Io ho un po' di gomitoli di Amore Bikini, certamente mi metterò subito all'opera, non vedevo l'ora arrivassero per realizzare un nuovissimo progetto. Quello che abbiamo visto oggi è stato un prototipo, ma chiaramente ci saranno nuovissimi progetti di costumini, bikini, trichini, insomma mi metto subito all'opera, in questo modo riuscirete a vedere tutto per tempo. Spero che questa tipologia vi sia piaciuta, vi sia stata utile. Fatemi sapere se vi va di vedere altri video del genere, perché all'interno di questo cartone, l'avete visto, è abbastanza grande, non ho soltanto Amore Bikini in queste due colorazioni, ma ho tante rocchie o materiali un po' differenti da questo che vi ho mostrato oggi, quindi anche loro verranno sottoposti a dei test, vi darò le mie prime impressioni, quindi fatemi sapere se siete interessati, così man mano che testo i nuovi filati, sono tantissimi, registrerò le clip, così anche voi vedete proprio le mie prime impressioni dal vivo. Insomma, mi sembra una cosa carina condividere questo con voi, e poi è un contenuto diverso dal solito, nonostante contiene anche un tutorial. Io vi ringrazio per l'attenzione, vi do l'appuntamento al prossimo video tutorial che non potete assolutamente perdere. Mi raccomando, rimanete sintonizzati. Grazie per l'attenzione, un bacino a tutti!